Ok, ci prendiamo 5 minuti per rispondere. Possono dare più risposte ovviamente e poi facciamo un brevissimo commento, delle brevissime osservazioni, delle brevissime riflessioni su queste risposte e poi passiamo al punto 3 del pomeriggio. Allora, Francesco, sono già emersi tantissimi elementi interessanti che sono anche direttamente e indirettamente collegati ai temi che abbiamo trattato nel modulo 6 e io faccio un commento trasversale su quello che ho rapidamente letto, poi magari diciamo aggiungi o integri qualcosa tu. Allora, mi sembra che alla valutazione si dia importanza e, e si dà importanza in funzione poi di restituire ai ragazzi dove sono e che cosa hanno bisogno di imparare per migliorare la loro preparazione professionale. Oltre a questo, in alcune risposte c'è anche l'aspetto non solo professionale, delle competenze professionali, ma c'è anche l'aspetto personale che dai trend che noi osserviamo i datori di lavoro considerano un elemento altrettanto importante. In alcuni casi quasi lo mettono sullo stesso livello. E, e poi mi sembra, e questa è una cosa molto interessante, che ricorre in alcune risposte la parola feedback e la parola riflessione, no? L'idea proprio di restituire un'informazione corretta agli apprendisti, agli allievi, in modo tale che loro poi possano aggiustare non solo il loro comportamento, il loro apprendimento, avere degli elementi di consapevolezza. Noi abbiamo dedicato dei passaggi su questo dicendo in un modo, come dire, argomentato e con degli esempi che una competenza non si può solo semplicemente agire, per fissarla hai bisogno di rifletterci sopra, pensarci, ritornare sui tuoi passi, capire quali sono stati gli errori, che cosa migliorare. Francesco, che dici? Tu che lettura fai di queste prime risposte? Ma concordo con quello che stai dicendo tu. Da quello che leggo, da quello che vedo, è comunque il collegamento tra valutazione e miglioramento, tra valutazione, senso dell'esperienza, cambiamento, è abbastanza evidente e chiaro. Mhm. E quindi credo che sia già, almeno rispetto alle persone che hanno scritto, già abbastanza presente questo tratto di, Mhm. chiamiamolo, di sensibilità rispetto all'uso della valutazione. Mm. Sì, è assolutamente una buona base. Nelle risposte non c'è un'indicazione che la valutazione corrisponde ad una metrica, devo dare un giudizio, un voto, un livello, ma sembra che da queste prime risposte emerga l'idea ehm, di un gesto, un'azione, un intervento che valorizzi nel bene e nel male il percorso di apprendimento degli allievi. Valutare in questo caso significa dare valore a un percorso, no? A un risultato, a un prodotto realizzato, a un servizio offerto, eccetera, eccetera. Anche se poi, insomma, vediamo, e questo noi lo abbiamo toccato sistematicamente all'interno del modulo 6, che la valutazione, proprio perché i percorsi duali hanno una componente formale, scolastica, diciamo così, ma soprattutto questa componente esperienziale, una metrica, una misura, poi, come dire, durante, alla fine, deve essere espressa. Questo per indicazioni anche riferimenti nazionali e, diciamo anche per questioni di metodo.